Bene, andiamo avanti con la nostra discussione parlando del tuo argomento su cui ti sei specializzato, cioè l'insight. Bene, Giacomo, che cos'è l'insight? Beh, l'insight è un tipo di problem solving che, a differenza del problem solving consueto, avviene tramite un processo creativo di superamento di una fissità funzionale, viene definita. Ovvero, è sostanzialmente il momento di eureka, dove accendo la lampadina per risolvere un problema, mi ritrovo un problema che inizialmente sembra irrisolvibile e magicamente soluzione, e se ripenso al problema lo considero quasi banale. Come ho fatto a non pensarci prima? È un superamento degli schemi. Bene, l'insight è utile nella vita quotidiana? Beh, chiaramente sì, l'insight è utile sia in grandi termini, nel senso che quasi tutte le scoperte, le idee più brillanti che l'uomo abbia mai avuto sono avvenute tramite insight, ma è chiaramente utile anche nel quotidiano. Per esempio, se io domani dovessi incontrare una persona e fare la spesa e andare a comprare anche un altro oggetto e non ho il tempo materiale per fare tutto ciò, quindi ci penso, ci ripenso e non trovo una soluzione, può capitare che anche non pensando direttamente al problema, ma per esempio i casi classici sono sotto la doccia oppure prima di andare a letto, eccetera, quindi quando neanche sto pensando realisticamente al problema, trovo la soluzione. Ah, ma come ho fatto a non pensarci prima? Basta che al mio amico dico di incontrarsi lì, così che riesco a incastrare tutte le cose che devo fare. E la soluzione è banale. Torniamo a parlare di giocoleria. Pensi che ci sia una connessione tra insight e giocoleria? Io sono convinto di sì. Perché? Perché, come dicevo, l'insight è un processo di risoluzione del problema in maniera creativa, in maniera divergente, pensando fuori dagli schemi. E la giocoleria è un processo creativo che inevitabilmente ci mette davanti tanti problemi. Come riesco a fare questa cosa? Perché non riesco a farla? Come posso riuscire a farla? Un esempio che mi viene in mente da ex giocoliere è che capita spessissimo che nel momento in cui si va a imparare un nuovo trick, si ha come una barriera davanti, non si riesce a risolvere quel passaggio che ci permette di completare il trick. Capita altrettanto spesso, a favore di allenarsi chiaramente, che a un certo punto, tac, mi sblocco, riesco per la prima volta a fare quel passaggio, a chiudere il trick e magicamente dalle volte successive il trick verrà chiuso in maniera esponenzialmente superiore. Quindi se si vede questo come come dicevo prima, la fissità funzionale di fronte a un problema, quindi il punto in cui non si riesce ad andare oltre, si può dire che il trick è in sé una risoluzione di un insight. Chiaramente in questo vengono implicati anche altri processi, un processo chiave sia per l'insight che per l'imparare la giocoleria è chiaramente il sonno. Il sonno è composto da 5 fasi, 4 di non REM e la fase REM, e sicuramente ha un ruolo cruciale la fase REM nell'apprendimento della giocoleria tanto quanto nell'insight in sé. Quindi è sicuramente questi 3 aspetti uniti sono molto interessanti da approfondire. Bene, quindi tu pensi che la giocoleria possa aiutare l'insight? Penso che la giocoleria possa aiutare l'insight e penso che l'insight possa aiutare la giocoleria. Sarebbe veramente interessante provare a condurre esperimenti in questo doppio senso, ovvero è plausibile che mentre sto facendo apprendere la giocoleria a dei soggetti
Se gli aiuto anche nella facilitazione di risolvere compiti di insight, apprendano la giocoleria più rapidamente? Punto di domanda. È al contrario plausibile che i giocolieri, quindi si parla già di gente formata, per esempio, questo è un banale esempio, avendo questa creatività già immagazzinata di base, riescano di media a risolvere più compiti di insight? No, questo non si sa e sicuramente sarebbe un argomento estremamente interessante da approfondire. Bene, grazie mille a Giacomo per essere stato con noi e averci aiutato a fare un po' più di chiarezza nel mondo scientifico della giocoleria.